In questo video introduttivo rifletteremo sulle implicazioni dell'ambiente sull'apprendimento, ragionando sulle varie fasce d'età, dall'infanzia all'età adulta, mettendo in luce i punti di continuità e di differenza per quanto riguarda la progettazione degli spazi. Gli obiettivi della lezione saranno riflettere sulla teoria di Loris Maraguzzi, che considera lo spazio come un terzo educatore, di comprendere il ruolo e le implicazioni del design e della progettazione dello spazio nell'apprendimento, e di comprendere i punti di continuità e di differenza nella progettazione degli spazi di apprendimento per ciascuna fascia di età. Molti di voi saranno familiari con Loris Malaguzzi, il rinomato pedagogista emiliano al cui pensiero si ispira il famoso Reggio Children Approach. Malaguzzi, tra tutte le sue interessanti riflessioni, ha enfatizzato profondamente l'importanza cruciale dell'ambiente nell'educazione, al punto da etichettarlo come il terzo educatore, insieme a genitori ed insegnanti. In questo corso ci ispireremo a questa visione per approfondire come in pratica possiamo progettare ambienti che nutrano e stimolino l'apprendimento in ogni fase della vita. I bambini imparano attraverso l'interazione con l'ambiente che li circonda. Il loro apprendimento si basa principalmente sul sistema sensomotorio. E un ambiente ricco di stimoli, con materiali e spazi adeguati, favorisce lo sviluppo delle loro capacità cognitive, sociali ed emotive. Ad esempio, un'aula con giochi di luce, trasparenze, diverse consistenze incoraggia la fantasia e l'esplorazione sensoriale, sia individuale che condivisa. A tal proposito vedremo interessanti esempi di spazi innovativi per l'infanzia che sfruttano gli elementi naturali nel secondo modulo di questo corso. Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, lo spazio continua ad avere un ruolo fondamentale nello sviluppo delle competenze e delle capacità cognitive dei bambini e dei ragazzi, e come è riscontrato anche nella ricerca contemporanea. Ad esempio nel 2015 la University of Salford nel Regno Unito ha intrapreso un ambizioso progetto di ricerca analizzando 153 aule frequentate da 3.766 bambini britannici di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, coprendo una varietà di ambienti di apprendimento. Questo studio ha analizzato l'impatto del design dell'ambiente fisico delle classi sulle prestazioni accademiche degli studenti. Gli autori hanno esaminato diverse caratteristiche dell'ambiente fisico, tra cui l'illuminazione, la qualità dell'aria e l'orientamento spaziale, inteso come grado di flessibilità e di personalizzazione. I risultati hanno dimostrato che fino al 16% delle variazioni nelle prestazioni accademiche degli studenti può essere attribuito al design fisico della classe. La flessibilità dell'aula si è rivelata tanto importante quanto la qualità dell'aria, la luce o la temperatura nel potenziare i risultati accademici, così come le zone di apprendimento specifiche, come le aree di lettura o le zone per attività di classe di tipo collaborativo. È stato riscontrato che le materie che provocano ansia, come la matematica, beneficiano maggiormente di aule percepite confortevoli e familiari dagli studenti. La ricerca conclude che la semplice presenza di mobili o attrezzature flessibili non garantisce un aumento delle prestazioni degli studenti. Piuttosto è l'uso dinamico dello spazio associato a metodologie didattiche adeguate a produrre quei risultati positivi, come vedremo poi più approfonditamente nella parte del corso dedicata alla riflessione sulle metodologie. Ma che cosa succede quando applichiamo la teoria di Malaguzzi all'età adulta? In che modo l'ambiente influisce sull'apprendimento degli adulti? Anche in questo caso troviamo importanti implicazioni. Le persone sono inconfutabilmente influenzate dall'ambiente in cui vivono e lavorano. Di conseguenza un ambiente stimolante, inclusivo e supportivo può favorire l'apprendimento continuo e la crescita personale e professionale degli adulti. Ad esempio, un ufficio con spazi aperti, zone di relax e opportunità di formazione favorisce la creatività, la collaborazione e l'acquisizione di nuove competenze. Gli ambienti di apprendimento rivolti agli adulti dovrebbero offrire spazi flessibili, risorse multimediali e opportunità di networking, consentendo loro di sviluppare nuove competenze e di adattarsi ai cambiamenti del mondo del lavoro. L'ambiente diventa quindi un facilitatore dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Abbiamo sottolineato come l'adeguata progettazione dell'ambiente abbia un'influenza trasversale sull'apprendimento a qualsiasi età. Tuttavia ci sono anche delle differenze significative nell'applicazione della teoria di Malaguzzi ai diversi gruppi di età. Ad esempio, la progettazione degli spazi di apprendimento per la scuola dell'infanzia e quelli per la scuola primaria di primo e di secondo grado sono molto differenti, poiché devono essere considerate le specifiche esigenze di ciascun gruppo di età. Nella scuola dell'infanzia, ad esempio, gli spazi vengono organizzati per favorire la curiosità, l'esplorazione sensoriale, l'autonomia, la socializzazione e la creatività. Vengono utilizzati materiali educativi stimolanti e gli ambienti sono organizzati in modo flessibile per adattarsi alle diverse attività ed interessi dei bambini.
L'accento è posto sull'apprendimento attraverso l'esperienza sensoriale, il gioco e l'interazione sociale. Per quanto riguarda la scuola primaria, l'attenzione si concentra sull'apprendimento formale, ma gli spazi di apprendimento sono comunque progettati per essere accoglienti, inclusivi e adatti alle diverse modalità di apprendimento dei bambini. Vengono creati angoli dedicati alla lettura, laboratori scientifici, aree per l'arte, per la musica, promuovendo una visione olistica dell'apprendimento. Approfondiremo le possibilità di progettazione per spazi dedicati ai bambini e ai ragazzi della scuola primaria di primo e di secondo grado nei moduli 3 e 4 del corso. Nella scuola secondaria uno degli obiettivi è preparare gli studenti per il mondo del lavoro. Le aule diventano spazi dinamici di apprendimento dove l'acquisizione di competenze spendibili nel contesto lavorativo assume un ruolo centrale. Attraverso laboratori pratici, tirocini e iniziative di alternanza scuola-lavoro, l'ambiente di apprendimento si estende oltre i confini scolastici. Questo spostamento dall'aula tradizionale all'ambiente lavorativo reale favorisce un passaggio fluido e consapevole verso il futuro professionale. In questo contesto vengono enfatizzate le competenze tecnologiche e le abilità di networking, considerate fondamentali secondo le direttive europee per l'inclusione nel mondo del lavoro. L'uso delle tecnologie digitali non è solo un complemento, ma un pilastro dell'ambiente di apprendimento, aiutando gli studenti a sviluppare competenze rilevanti per l'era digitale. Per quanto riguarda gli adulti, la progettazione degli spazi di apprendimento deve tenere conto delle esigenze specifiche di apprendimento formale ed informale, della formazione professionale e della crescita personale. La flessibilità, la possibilità di collaborazione, l'accesso alle risorse tecnologiche, l'attenzione al benessere fisico e mentale sono elementi chiave nella progettazione degli spazi di apprendimento per gli adulti. In conclusione, la comprensione dell'ambiente come terzo educatore fornisce un quadro di riferimento prezioso per progettare spazi educativi che rispondano alle esigenze di apprendimento dei bambini e degli adulti. Come educatori e dirigenti scolastici avete l'opportunità unica di influenzare la progettazione e l'organizzazione degli ambienti di apprendimento. Con la giusta attenzione ai dettagli e con una visione olistica possiamo creare spazi che favoriscano l'apprendimento, la creatività, la crescita personale in ogni fase della vita. Vi ringrazio per l'attenzione.